Ciao anime incantate, benvenute o bentornate sul mio canale, io come sempre sono Nia e questo è The Enchanted Apple. Comunque nel video di oggi vi devo mostrare come fare un bastone che possa aiutarci ad armonizzare le energie della casa e delle stanze in cui ci troviamo. Quindi io qui ho un bastone, è molto grande a dire la verità, questo qui. Avrei preferito fosse stato un pochino più piccolo. Comunque ci servirà un bastone, dei campanellini. Io questi qui li ho presi dal cinese, li ho pagati 1,20 € e sono 14 pezzi e li ho presi argento perché è il colore che preferisco per i metalli. Poi ci servirà un filo di spago, delle pietrine se vogliamo decorarlo. Questo stecco di legno è tutto rovinato, quindi voglio fare in modo da poter camuffare questa problematica. E per la realizzazione io ho degli attrezzi per incidere il legno, che sono questi qui. Ovviamente la fotocamera mi ha abbandonato tanto per non cambiare e io non mi ero resa conto che la ripresa si fosse stoppata e quindi ero andata avanti con la lavorazione, però non appena me ne sono resa conto ho cominciato a riprendere di nuovo, quindi mi trovate qui in questo momento in cui sto incidendo il ramo di legno che ho trovato nella parte superiore, che ho deciso essere la parte dove avrei applicato i sonagli. Ed in più avrei fatto una spirale. Ve lo spiegavo nella parte precedente, però purtroppo, come vi ho detto, è andata persa, quindi adesso vi mostro come lo sto intagliando. Semplicemente sto facendo questa spirale cercando di stare attenta alle mani, anche se poi alla fine non ci sono riuscita, in quanto poi mi sono un po' tagliata il dito e lo vedrete più avanti, quindi fate attenzione se volete farlo anche voi e ovviamente fatelo con molta cautela e con molta calma, altrimenti rischiate di farvi male. Nonostante io sia una persona molto attenta a queste cose, mi sono fatta comunque male, quindi mi raccomando, fate attenzione. A questo punto, come potete vedere, mi sono trovata a buon punto con la spirale, sono arrivata fino alla parte desiderata e questo è il risultato che ho ottenuto. Di conseguenza mi sono dedicata all'applicazione dei campanelli e per farlo ho infilato i campanelli al fil di spago uno ad uno e poi li ho fermati uno ad uno con un nodino, in modo che stessi sicura che poi non si sarebbero mossi. L'idea mia iniziale era quella di applicare solo 11 campanelli, in quanto l'11 è un numero che comunque è un numero associato all'apertura di portali e quindi volevo appunto metterne 11, però poi mi sono resa conto che era un po' scarno e alla fine ne ho messi 14, quindi ho utilizzato tutto il pacco, però mi rendo conto che comunque mi piacerebbe metterne altri, quindi non escludo di comprare un altro pacco per metterne altri 14 e arrivare poi a 28, però quasi quasi ne metterò 22, non so, però così il risultato finale mi piace molto. Adesso vi mostro come procede la lavorazione. Come potete notare, nella parte sovrastante, quindi sulla punta della mia bacchetta, se così vogliamo definirla, ho fatto un'incisione all'interno della quale ho incastrato il filo di spago e poi ho applicato tutti i campanelli e una volta terminato ho fatto semplicemente un nodino alla fine e ho fatto sempre una spirale attorno al mio bastone, però nel verso opposto della spirale che avevo fatto con l'incisione. A questo punto ho semplicemente legato alla fine il filo di spago con i campanelli facendo un triplo nodo per essere sicura che non si muova nulla, quindi infatti qui sto controllando che sia tutto al suo posto. Nel momento in cui ottengo il risultato che desidero, prendo una candela nera, e nel mio caso perché ho preferito utilizzare il nero, e vado a stagliare una parte di questa candela per prelevare della cera, e questo lo faccio perché voglio fissare definitivamente il mio filo di spago sul bastone, però per farlo non voglio utilizzare colla o gomma, quindi materiali artificiali, quindi prendo questa candela che è una candela di soia e vado semplicemente a tagliare la parte sottostante che è nera, quindi è già colorata,
e mi avvalgo dell'uso del mio bruciassenze per semplicemente fondere questa cera in modo tale da poterla utilizzare come collante. Nel mentre attendo che tutta la cera sia completamente fusa, sto intagliando sul mio ramo delle rune che mi aiuteranno a propiziare un eventuale rituale di purificazione che farò poi con questo oggetto una volta che l'avrò consacrato e purificato. Adesso che finalmente si è sciolta completamente tutta la cera all'interno del mio bruciassenze, posso finalmente utilizzarla per lo scopo che mi sono prefissata. Quindi ricopro i sonagli in modo che non si sporchino di cera e lo faccio utilizzando dello scotch e vado a intingere semplicemente la punta del bastone all'interno della cera. Dopodiché attendo un attimino che diventi un po' più solida e con un piccolo strumento di aiuto, io nel mio caso utilizzo la punta retrostante di un pennello, vado semplicemente a utilizzare questa cera molto soffice e malleabile come una sorta di plastichina e quindi vado a sigillare completamente la parte che mi interessa. Ecco quindi il risultato finale, come sentite fa un bel rumore. E qui in questo clip cercavo di rifinire la bacchetta gigante con i sonagli incidendola e come vedete mi sono tagliata facendo un piccolo taglietto. Quindi con questo vi ricordo di stare attenti, anche se nel mio caso sinceramente ne è valsa davvero la pena perché mi piace davvero tanto come è venuto il risultato finale, è davvero molto bella e particolare, ma soprattutto l'ho fatta io con la mia energia e la mia fantasia. È molto grezzo come risultato, ma è proprio questo lo stile che mi piace per gli strumenti. Con questo video spero di avervi dato una nuova idea, spero che la realizzerete, se la realizzate fatemelo sapere, mandatemi le stories di Instagram taggandomi così che io le reposto. E detto questo ragazzi vi lascio un grosso bacio, ci vediamo alla prossima e a presto. Keep the magic on, come sempre.